un nuovo episodio della serie Joypad Tech Labs. Ritorniamo a parlare di Raspberry Pi 4 e questa volta ne trasformeremo uno in un server dedicato a Minecraft, visto che mi è stato chiesto tantissime volte su TikTok. Joypad! Prima di cominciare alcune avvertenze. Per prima cosa, questo è un server per la versione Java su PC, non va bene per console o la versione dello store di Windows 10. Secondariamente è basato su un ottimo tutorial di Alex K sul sito di Balena, trovate il link nella descrizione del video. Per finire, un server Minecraft basato su Raspberry Pi 4 può sopportare una manciata di giocatori, ma non decine e decine di giocatori, semplicemente non ha la potenza sufficiente per un vero e proprio server pubblico. Questo tutorial ha uno scopo puramente didattico, non fornirò assistenza tecnica nei commenti o via messaggi. Che cosa vi serve? Principalmente un Raspberry Pi 4, raccomando caldamente la versione da 4 GB di RAM per performance migliori. Possibilmente una qualche soluzione per il raffreddamento della CPU di Pi 4, poi vi servono una scheda micro SD e un PC Windows per preparare il tutto. Per questo tutorial utilizzeremo Balena Cloud, ci sono ovviamente altri modi per fare un server Minecraft, sia su Raspberry sia su qualsiasi PC. Durante il tutorial mostrerò diversi link e programmi, trovate tutto il necessario nella descrizione del video. Per prima cosa, allora creiamo un account Balena Cloud, è gratis. Una volta fatto dovremo creare una Balena Cloud Application. Seguite le istruzioni sull'interfaccia utente per aggiungere un'applicazione e, cosa molto importante, il device corretto. Scegliete Starter come tipo di applicazione, quindi premete Crea nuova applicazione. Dobbiamo aggiungere un nuovo device. Clicchiamo su Add Device e selezioniamo il tipo corretto di connessione. Io raccomando di usare Ethernet only, ma potete anche sfruttare la connessione Wi-Fi inclusa in Pi 4. Scarichiamo l'immagine di Balena OS da Balena Cloud e carichiamola su una micro SD vuota con il programma Balena Etcher. Una volta fatto, possiamo inserire la micro SD nel nostro Pi 4, collegare il cavo di rete e l'alimentazione. Entro qualche minuto, siate pazienti, il device comparirà nella dashboard di Balena Cloud. Siamo quasi pronti, ma dobbiamo ancora fare una cosa importante. Dobbiamo scaricare il codice del progetto da GitHub. Scarichiamo il progetto Minecraft Server. Se siete su Windows, scaricate il file zip. Se siete già esperti invece potrete usare git clone, ma a questo punto non vi serve questo tutorial, vero? Salvate questo file in una directory facile da ricordare, come ad esempio C Minecraft Server. Una volta scaricato il progetto, tocca a Balena CLI. Installate questi tool scegliendo la versione corretta per il vostro sistema operativo. Una volta fatto dobbiamo fare un push del codice, ma prima di tutto andate nella cartella in cui avete scaricato il codice di GitHub, estraetelo e fate in modo di spostare tutti questi file direttamente nella cartella principale in modo che sia più facile da trovare. Aprite un terminale tipo Windows PowerShell, che è già installato in Windows 10, e se seguite la stessa struttura che vi sto mostrando, per prima cosa dovrete spostarvi nella cartella in cui abbiamo appena zippato i file usando questo comando cd Minecraft Server. A questo punto rimane solo una cosa da fare, usare questo comando balena push Minecraft Server. Se ottenete un errore come quello che ho appena ottenuto io, significa che dobbiamo fare il login su Balena. Usiamo il comando che ci viene mostrato, balena login. A questo punto ci viene chiesto come vogliamo fare il login, usiamo pure il primo, che è anche quello raccomandato. Si aprirà una nuova finestra nel nostro browser, clicchiamo su Authorize e siamo a posto. Ritorniamo pure a Windows PowerShell e possiamo riscrivere un'altra volta Balena push Minecraft Server. A questo punto non dovete fare nient'altro se non aspettare che il codice del server sia caricato sul vostro Raspberry Pi. Ora che l'upload è terminato, è ora di provare il nostro nuovo server. Apriamo Minecraft, in questo caso la versione 1.15.2 con Optifine, andiamo in multiplayer
Direct Connect e mettiamo il nome del server che abbiamo scelto prima, nel nostro caso Minecraft Server. E funziona. Ora, ci sono parecchie cose che potete voler fare, come installare plugin, modificare le opzioni di gioco e via dicendo. Sono cose piuttosto avanzate e per questo vi lascio leggere davvero il tutorial originale di Alex K. Tuttavia ci sono due cose di cui dobbiamo parlare: RAM e accesso pubblico. Siccome abbiamo scelto il modello da 4 GB di RAM, possiamo aumentarne l'uso da parte del server per performance migliori. Su Balena Cloud andiamo in Device Variables, clicchiamo su Add Variable, scriviamo Double RAM e come valore mettiamo True. Per l'accesso pubblico invece tutto dipende dal vostro modem. La procedura è molto simile a quella che ho già mostrato in un altro video della serie Tech Labs, quello su Raspberry Pi e VPN. In pratica dovete andare nelle impostazioni del vostro modem e aprire la porta 25565. Per farlo dovete annotarvi l'indirizzo IP del vostro Pi. Lo trovate qui su Balena Cloud. Nel caso del mio modem, un Fritzbox, vi basta andare sotto Internet, Permit Access, cliccare su Add Device for Sharing, inserire manualmente l'indirizzo IP del nostro Raspberry Pi, cliccare su New Sharing e aprire le porte sia TCP che UDP 25565. Seguite con calma passo a passo il procedimento a schermo e non vi perderete. Chiaramente queste istruzioni valgono per un Fritzbox di AVM e non per modem di altri costruttori. Dovrete fare riferimento al loro manuale o al supporto tecnico. Io purtroppo non posso aiutarvi in questo passo. A questo punto ci siete, vi basterà condividere il vostro IP pubblico con i vostri amici e mi raccomando solo con i vostri amici usando un servizio come whatsmyip.com. Se poi avete anche impostato un IP dinamico, potrete anche usare un URL personalizzato. Fate riferimento al video sulle VPN che abbiamo già pubblicato, trovate il link nella descrizione. Ulteriori personalizzazioni sono ovviamente possibili, plugin vari, comandi e via dicendo, ma sono cose che esulano un po' da questo nostro tutorial. Google è decisamente vostro amico. E si conclude così il nostro piccolo tutorial. È un punto di partenza per chiunque voglia provare personalmente a realizzare questo progetto. Sperimentate con plugin e modifiche come vi pare. Se mi avete seguito fino a questo punto io vi ringrazio e vi do l'appuntamento ad un prossimo video di Joypad. Da Dave è tutto, un saluto e alla prossima. Ciao! Joypad. Woohoo!